È ufficialmente iniziata la trattativa per portare Ademola Lookman all'Inter con un possibile colpo di scena immediato. E allora facciamo subito un aggiornamento veloce di calciomercato Inter. Ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo avete ancora fatto, vi chiedo di supportare il nostro progetto con un clic sul tasto iscriviti. Per voi è gratis, a noi dà una grande mano per continuare a crescere, continuare a portarvi ogni giorno nuovi contenuti come questo, le nostre analisi e non soltanto. Qual è il colpo di scena di queste ultimissime ore? Problema muscolare per Ademola Lookman, quindi che proprio nelle ore in cui si è accesa la trattativa con l'Inter si è fermato, un fastidio al polpaccio. La notizia è stata lanciata dal giornalista Matteo Moretto, che addirittura ha parlato di qualche settimana di stop, infiammando anche la preoccupazione all'interno del club di Passione Inter su passioneinter.club, dove stavamo discutendo con i nostri soci e dicevamo speriamo che non sia di nuovo come con Thuram ai tempi, che si fece male proprio quando stava per arrivare all'Inter e al suo posto poi l'Inter andò a prendere Correa a quel punto, che in questo caso potrebbe essere quel Nico Gonzalez della Juventus di cui si sta parlando in queste ore, che sta facendo preoccupare diversi dei nostri soci. Nico Gonzalez, su cui tra l'altro si è informata l'Atalanta proprio per sostituire eventualmente Lookman nel caso in cui dovesse partire. Siamo in attesa degli esami strumentali a cui Lookman si dovrà sottoporre a breve. Mi sono informato, ho chiesto a dei colleghi che seguono da vicinissimo l'Atalanta. Da quello che ho saputo non è un infortunio diplomatico come in tanti potevano sospettare, cioè non è un infortunio inventato per andare alla rottura con l'Atalanta e spingere sempre di più verso l'Inter. È un problema reale che Lookman ha accusato. Poi chiaramente, visto che è in uscita e vuole andarsene, e con ogni probabilità se ne andrà, da capire se all'Inter o altrove, siamo in una fase molto calda comunque anche delle varie trattative, magari non forza nemmeno troppo per tornare in campo subito, anche se ecco, non è inventato, ma attenzione perché il precedente poi con Koopmeiners l'anno scorso, che aveva poi saltato praticamente quasi tutta la preparazione, ha creato grossi danni che hanno condizionato tutta la sua stagione alla Juventus, quindi non credo che inventi uno stop, visto anche il precedente preoccupante di Koopmeiners. Questo problema non è di sicuro una buona notizia in fase di preparazione, anche dovesse arrivare all'Inter. Chiaramente avere un problema muscolare al polpaccio, che è sempre rognoso tra l'altro proprio nel periodo di preparazione, non è una buona notizia. Qualcuno quindi ha già sollevato dei dubbi, da quello che leggevo, considerando questo problema più il fatto che farà anche la Coppa d'Africa, per cui con la Nigeria tra dicembre e gennaio sarà impegnato e salterà diverse partite a quel momento della stagione. Si è sollevato qualche dubbio. Devo dire che Lookman comunque fisicamente è piuttosto integro, nel senso che stavo riguardando un po' la cronaca dei suoi infortuni. All'Atalanta ha avuto di fatto un solo infortunio all'anno, saltando un massimo di 6 partite. In una stagione ha saltato soltanto 3 partite per infortunio, quindi è un giocatore direi decisamente integro. Tra l'altro un infortunio è stato traumatico per un problema, per un colpo subito sostanzialmente. Però diciamo che magari in questa situazione qua, questo stop potrebbe essere, o almeno speriamo, un assist più per l'Inter eventualmente, che potrebbe sfruttarlo a suo favore in questa trattativa che, come dicevamo, è ufficialmente iniziata. È iniziata con la prima offerta formulata dall'Inter, 40 milioni di euro sul piatto, si vocifera con una proposta di prestito con obbligo di riscatto, ma sarebbe un obbligo di riscatto praticamente certo, che quindi è considerabile di fatto un titolo definitivo come acquisto. L'Atalanta ha rifiutato questa offerta chiedendo 50 milioni di euro, ma ripeto ragazzi, è così che iniziano le trattative, non è che subito uno fa la sua offerta, l'altro fa la sua richiesta, non ci si incontra, ok, arrivederci, grazie. No, è un Inter che presenta la prima offerta e in questo modo si siede al tavolo con l'Atalanta. Lo fa con delle intenzioni molto chiare, perché da quello che sappiamo l'Inter fa trapelare ancora l'intenzione di non aumentare questa proposta, di essere arrivata già subito al massimo che può mettere sul piatto, anche perché da quello che abbiamo saputo l'affare Lookman è cominciato sostanzialmente così, cioè l'Inter già da diversi giorni, e questa cosa ve la sto raccontando da tempo, se ci seguite lo sapete, l'Inter si è attivata alla ricerca di un attaccante molto forte da voler aggiungere alla rosa, quindi aggiungere, lo ripeto. E lo staff di Lookman, dopo il mancato trasferimento al PSG della scorsa estate, si è mosso con diverse società dicendo sostanzialmente che per 40 milioni l'Atalanta lo avrebbe lasciato partire. E allora l'Inter
ha colto, diciamo, questa opportunità mettendo quindi quella cifra che si riteneva potesse convincere l'Atalanta. L'Inter ha già un accordo col giocatore che, da quello che so, lato suo sta facendo, diciamo, il possibile per spingere verso l'Inter. Ci si aspetta un nuovo contatto, secondo me, già nelle prossime ore, perché sono convinto che a Bergamo soprattutto non vogliono portare avanti una lunga telenovela come, ricito di nuovo Koop Meiners l'anno scorso, perché è un qualcosa che crea danni a tutti quanti. L'Inter lato suo si sente probabilmente anche in una posizione forte in questo momento, ma credo che alla fine bisognerà raggiungere un compromesso. Non penso che l'Atalanta scenderà fino alla quota messa sul tavolo dall'Inter, quindi bisognerà trovare un compromesso se davvero si vuole chiudere questo colpo Lookman. Se altrimenti l'Inter dice io ho questa cifra massimo e con questa cifra massimo adesso ragionerò su altri attaccanti, è un altro discorso. Ma se davvero hai trovato l'opportunità Lookman, ritieni quello il colpo giusto, ideale da fare, alla fine devi trovare un compromesso, secondo me. C'è una voce dietro le quinte che, se vi ricordate, già nel contenuto che vi ho portato ieri vi avevo anticipato e poi dopo sono arrivati altri giornalisti, sono arrivate altre conferme a quello che vi dicevo. È una voce che arriva sottovoce, ecco così, piano piano, che l'Atalanta, parallelamente a questo affare, quindi non in uno scambio, ma parallelamente, si sarebbe interessata a Pio Esposito, non ad Aslani come tanti hanno detto, ma a Pio Esposito. Perché Pio Esposito? Perché dopo l'addio di Retegui e con quello di Lookman hanno intanto disponibilità per fare un investimento forte, ma soprattutto cercano un giocatore con quel tipo di caratteristiche lì, che all'Atalanta farebbe molto comodo. Al momento, da quello che so io, l'Inter Esposito lo blinda, così come blinda anche Thuram. Mantengo sempre quella quota di, diciamo, di attenzione alta su entrambi, perché su Thuram, nel caso dovessero arrivare offerte improvvise molto alte, è da tenere d'occhio. Su Esposito, secondo me, invece la situazione è un po' diversa, nel senso che l'Inter lo vuole tenere, ma se dalla gente, dallo staff del giocatore, dovesse arrivare, diciamo, qualche dubbio sul minutaggio che Esposito potrebbe avere a disposizione quest'anno, nel momento in cui si sta affollando l'attacco, ecco, qualche dubbio magari potrebbe aprirsi, quella è una situazione da tenere d'occhio. Però cedere Esposito a titolo definitivo, soprattutto l'Atalanta, per me sarebbe un massacro, perché a meno che l'Atalanta non floppi la stagione clamorosamente, Esposito all'Atalanta può esplodere davvero e poi stai qua a rosicare per l'ennesimo giocatore del vivaio, che è l'ennesimo che è esploso altrove, no, perché non sono così tanti giocatori esplosi dal vivaio, eccetera. Però hai perso un giocatore forte che avresti in rosa, che non ti occupa spazio praticamente e che anzi come caratteristiche serve anche a te, almeno questa è la mia opinione. Comunque non facciamoci la testa prima, per ora come detto l'Inter li blinda, sono ore davvero decisive. Penso che inizio settimana prossima saremo al dentro o fuori per l'Inter. Si chiude o salta, non ci sono vie di mezzo secondo me dentro la prossima settimana. Nel frattempo si sta sbloccando la cessione di Aleksandar Stankovic al Club Brugge in Belgio. Alla fine dovrebbe essere una cessione immediata per poco meno di 10 milioni, 9,5, 10 più o meno, quelle cifre là, con l'Inter che però ha strappato dopo giorni di trattative un 10%, forse anche 15 in realtà, 15% sulla futura rivendita del giocatore, quindi l'Inter avrebbe anche questa percentuale, ma mantiene anche la possibilità di riacquistare Aleksandar Stankovic per 25 milioni nei prossimi 2 anni. Su questo tema si è discusso tanto tra le due società. Attendiamo la chiusura e le ufficialità. Al momento sembrano essere questi i dettagli dell'operazione. È un'operazione molto particolare. Io ci voglio ragionare bene prima di sparare una sentenza definitiva. La prima sensazione è quella di un'operazione che potrebbe avere un senso, perché il Club Brugge è diventato un club che riesce a valorizzare i giocatori facendoli diventare dei profili con tantissimo mercato, con tantissima esposizione anche internazionale. Quindi basta vedere lo stesso Yashari che sta trattando il Milan in questo momento. Il Bruges lo ha comprato un anno fa per 5-6 milioni, qualcosa del genere, e adesso lo sta rivendendo per 40 milioni addirittura. Quindi è una vetrina molto importante che può valorizzare i giocatori, può portarli ad un livello internazionale. Quindi il Bruges ha questo potenziale. Dall'altro lato però io mi ricordo pochi casi alla Di Marco di giocatori che una volta usciti dall'Inter sono riusciti poi a rientrare, e comunque 25 milioni poi è un costo significativo per andare a riacquistarlo. È vero che ne prendi 10 adesso, però vediamo, vediamo.
Complicata invece la situazione di Aslani e questo può essere un problema per l'Inter. Si potrebbe sbloccare Buchanan, attenzione, perché oltre al Villarreal che ci sta riprovando dopo non averlo riscattato, c'è il Sassuolo che sta vendendo l'Orienté, forse l'ha già venduto ufficialmente in Premier League, al Sunderland se non erro, e quindi il Sassuolo ha della disponibilità per tornare alla carica e c'è questo canale sempre aperto con l'Inter. Sul Leoni non ho aggiornamenti oggi sul difensore, quindi non ripeto cose che vi ho già detto nel contenuto di ieri che potete recuperare. Aggiungo solo una notizia su Sommer che abbiamo avuto grazie anche al lavoro della redazione di Passione Inter. Si sta parlando tanto di Galatasaray anche in queste ore di nuovo su Sommer. Considerate che Sommer ha un solo anno di contratto con l'Inter, quindi se il Gala arriva gliene offre 3, il Galatasaray, è chiaro che il giocatore potrebbe spingere per dire ok, grazie Inter, però posso andarmi a prendere 3 anni di contratto. Per un giocatore che magari vuole ancora giocare è una grande opportunità. In Turchia però mi hanno detto in maniera molto chiara, molto diretta, guarda che al momento il Galatasaray è totalmente concentrato sulla vicenda Osimhen, sono totalmente concentrati soltanto su Osimhen e quindi stanno pensando seriamente soltanto a quello, per cui mi dicono qualsiasi aggiornamento delle ultime ore è un qualcosa da prendere molto con le pinze, ecco, mettiamola così. Non ci resta quindi che aspettare per la situazione Sommer, così come per Çalhanoğlu, così come per Dumfries che in Spagna dicono sia stato offerto al Barcellona dal nuovo agente Jorge Mendes. Diverse cose sono aperte, diverse cose sono in piedi. In questo momento, però, l'Inter è chiaramente molto concentrata sulla vicenda Ademola Lookman, di cui torneremo a parlare anche in diretta alle 19:30, oltre alla discussione nel club di Passione Inter che va sempre avanti in queste ore. Quindi vi aspetto nel club di Passione Inter per sostenere il nostro progetto e per entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.